Ciao a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti e benvenute nel mio canale. Sono super felice di avervi qui oggi per un nuovo video che, lo so, stavate aspettando in tantissimi. Oggi parleremo di una delle attrici turche più amate, talentuose e, diciamocelo, anche chiacchierate del momento, Neslihan Atagul. Negli ultimi anni, Neslihan è stata al centro dell'attenzione mediatica non solo per i suoi successi professionali, i suoi ruoli iconici in serie TV che hanno fatto il giro del mondo, ma anche, e soprattutto, per alcuni momenti difficili che l'hanno vista un po' più fragile e vulnerabile del solito. Avete presente quella sensazione di preoccupazione quando vedete una persona che ammirate un po' giù di morale? Ecco, molti di voi hanno provato la stessa cosa guardando Neslihan in alcune interviste o scatti rubati. Quindi, oggi andremo a fondo della questione, cercheremo di capire meglio cosa è successo. Qual è la verità dietro il suo malessere, e perché, a volte, sembrava un po' triste. Cercheremo di farlo con rispetto, empatia e, soprattutto, con la consapevolezza che stiamo parlando della vita di una persona che, come tutti noi, ha i suoi alti e bassi. Prima di iniziare, però, vi chiedo un piccolo favore, se siete nuovi sul canale, o se siete qui da un po' ma non vi siete ancora iscritti, vi invito a farlo subito. Cliccate sul pulsante iscriviti e attivate la campanellina per non perdervi nessuno dei miei prossimi video. Prometto che ci saranno tante altre curiosità, gossip, approfondimenti sul mondo delle serie TV turche e sui vostri attori preferiti. E ora, bando alle ciance e iniziamo. Neslihan Atagul, come dicevo, è un'attrice di straordinario talento. La sua carriera è costellata di successi, da giovanissima promessa a star internazionale. L'abbiamo vista crescere sullo schermo, interpretare ruoli complessi e profondi che ci hanno fatto innamorare del suo modo di recitare, della sua intensità espressiva. Chi non si ricorda di lei in Kara Sevda? Un vero e proprio fenomeno televisivo che l'ha consacrata come una delle attrici più amate del panorama turco e non solo. La sua interpretazione di Nien Sezen, una giovane donna combattuta tra l'amore proibito e le convenzioni sociali, ha toccato il cuore di milioni di spettatori in tutto il mondo. La sua capacità di trasmettere emozioni complesse con uno sguardo, un gesto, una lacrima, è ciò che la rende un'attrice davvero speciale. Eppure, dietro al successo, dietro alla fama, dietro al sorriso che spesso la vediamo sfoggiare sui red carpet, si celano anche delle fragilità, delle difficoltà che, purtroppo, fanno parte della vita di tutti noi. Negli ultimi anni, Neslihan ha dovuto affrontare diverse sfide, sia a livello personale che professionale, che hanno inevitabilmente avuto un impatto sul suo benessere emotivo. È importante ricordare che le celebrità, pur sembrando spesso figure inarrivabili, sono anch'esse esseri umani, con le loro debolezze, le loro insicurezze e le loro battaglie personali. Il successo e la fama, se da un lato portano gioie e riconoscimenti, dall'altro possono generare pressioni enormi e un'esposizione costante che può essere difficile da gestire. Uno dei momenti più delicati è stato sicuramente quello legato ai suoi problemi di salute. Ricordate quando ha dovuto abbandonare improvvisamente la serie Sefirin KZ? La notizia ha lasciato tutti senza parole, i fan erano preoccupatissimi. Inizialmente si parlava di un generico problema di salute, ma poi si è scoperto che Neslihan soffriva di una condizione chiamata sindrome dell'intestino permeabile. Questa condizione, a volte sottovalutata, può avere un impatto significativo sulla qualità della vita di chi ne soffre. Il fatto che Neslihan abbia dovuto interrompere un progetto importante come Sefirin KZ dimostra quanto seriamente la malattia stesse compromettendo la sua salute e la sua capacità di lavorare. Si tratta di un disturbo che colpisce l'intestino e che può causare una serie di sintomi molto fastidiosi, come gonfiore, dolori addominali, stanchezza cronica, problemi di digestione e, in alcuni casi, anche problemi di pelle. Immaginate cosa significa dover affrontare una condizione del genere mentre si lavora a ritmi serrati su un set, con tutte le pressioni e le aspettative che ne conseguono. Un set cinematografico o televisivo è un ambiente estremamente impegnativo, con orari di lavoro lunghissimi, stress elevato e una costante pressione per performare al meglio. Per un'attrice come Neslihan, che mette tutta se stessa nel suo lavoro, dover affrontare questi ritmi con una condizione di salute debilitante deve essere stato particolarmente difficile. È facile capire come la malattia possa aver influito negativamente sull'umore di Neslihan, sulla sua energia e sulla sua capacità di affrontare le sfide quotidiane. La stanchezza cronica, in particolare,
È un sintomo molto debilitante che può portare a stati di tristezza e depressione. La mancanza di Erregia e la difficoltà a svolgere anche le attività più semplici possono avere un impatto significativo sulla salute mentale, portando a sentimenti di frustrazione, isolamento e disperazione. È importante sottolineare che la salute fisica e la salute mentale sono strettamente correlate e che una condizione fisica debilitante può facilmente innescare problemi di salute mentale. Ma i problemi di salute non sono stati l'unica causa del malessere di Neslihan. Anche la pressione mediatica, il continuo scrutinio da parte dei paparazzi e dei social media, possono aver contribuito a creare un clima di stress e ansia. Essere costantemente sotto i riflettori, sapere che ogni tua mossa viene giudicata e commentata, non è facile da gestire. Soprattutto quando si è una persona sensibile e riservata come Neslihan. L'assalto dei paparazzi, le critiche online, i commenti invadenti sulla sua vita privata possono essere estremamente destabilizzanti e contribuire a creare un senso di costante insicurezza e vulnerabilità. È importante ricordare che le celebrità, pur essendo figure pubbliche, hanno diritto alla loro privacy e al rispetto della loro dignità. Inoltre, non dimentichiamoci che Neslihan è sposata con un altro attore molto famoso, Kadir Dulo. La loro relazione è sempre stata al centro dell'attenzione mediatica, con continue speculazioni e pettegolezzi sul loro matrimonio. Anche questo, inevitabilmente, può aver contribuito a creare un po' di tensione e stress nella vita di Neslihan. La costante attenzione mediatica sulla loro relazione, le voci di crisi infondate, le speculazioni sui loro progetti futuri possono mettere a dura prova anche la coppia più solida. È importante ricordare che dietro alle copertine patinate e ai sorrisi davanti ai fotografi ci sono persone reali con i loro sentimenti e le loro difficoltà. Per fortuna, Neslihan ha dimostrato di essere una donna forte e resiliente. Ha affrontato i suoi problemi di salute con coraggio e determinazione, si è presa del tempo per curarsi e riposarsi, e ha potuto contare sul sostegno del marito, della sua famiglia e dei suoi amici. Il sostegno di una rete sociale solida è fondamentale per superare i momenti difficili. Avere accanto persone che ti amano e ti supportano incondizionatamente può fare la differenza tra soccombere alla depressione e trovare la forza di reagire. In diverse interviste, Neslihan ha parlato apertamente delle sue difficoltà, ammettendo di aver avuto momenti di tristezza e sconforto, ma anche sottolineando l'importanza di chiedere aiuto, di non vergognarsi di mostrarsi vulnerabili e di prendersi cura della propria salute mentale. La sua apertura e la sua onestà sono un esempio per tutti noi. Ammettere di avere bisogno di aiuto non è un segno di debolezza, ma un atto di coraggio e di consapevolezza. Questo è un messaggio molto importante, soprattutto per i giovani che la seguono e la ammirano. Neslihan ci insegna che non è un male essere tristi, che è normale avere dei momenti difficili, e che la cosa più importante è non arrendersi e cercare di superare gli ostacoli con l'aiuto delle persone che ci vogliono bene. La sua esperienza dimostra che anche le persone di successo e apparentemente perfette possono affrontare momenti di difficoltà e che la chiave per superarli è la resilienza, la determinazione e la capacità di chiedere aiuto. E poi, diciamocelo, anche la pandemia ha avuto un impatto sulla vita di tutti noi. Il lockdown, l'isolamento sociale, la paura del contagio, hanno sicuramente contribuito ad aumentare i livelli di stress e ansia nella popolazione. Anche Neslihan, come tutti noi, ha dovuto affrontare questo periodo difficile, e questo può aver influito sul suo stato d'animo. La pandemia ha amplificato le fragilità preesistenti e ha reso ancora più difficile affrontare le sfide quotidiane. L'incertezza, la paura e l'isolamento sociale hanno avuto un impatto significativo sulla salute mentale di molte persone, e anche le celebrità non sono stati esenti da questi effetti. Oggi, Neslihan sembra aver ritrovato il suo equilibrio. L'abbiamo vista tornare al lavoro con entusiasmo e passione, pronta ad affrontare nuove sfide e a regalarci nuove emozioni con il suo talento. Il suo sorriso è tornato a brillare, e questo è la cosa più importante. Il ritorno al lavoro, la possibilità di esprimere la sua creatività e di connettersi con il suo pubblico hanno sicuramente contribuito a migliorare il suo umore e la sua autostima. Quindi, ricapitolando, il malessere di Neslihan Atagul è stato causato da una serie di fattori, tra cui i suoi problemi di salute, la pressione mediatica, le speculazioni sul suo matrimonio e, in generale, le difficoltà che fanno parte della vita di tutti noi. Ma Neslihan ha dimostrato di essere una donna forte e resiliente, capace di superare gli ostacoli e di tornare a brillare.
La sua storia è un esempio di come la resilienza, la determinazione e il supporto sociale possano aiutare a superare anche i momenti più difficili. Spero che questo video vi sia piaciuto e che vi abbia dato una visione più completa e approfondita sulla vita di Neslihan Atagul. Ho cercato di essere il più obiettivo e rispettoso possibile, consapevole del fatto che stiamo parlando della vita di una persona e che dobbiamo trattare l'argomento con delicatezza e sensibilità. Ho cercato di analizzare le diverse sfaccettature della sua esperienza, evitando di cadere nel sensazionalismo e concentrandomi sui messaggi positivi che possiamo trarre dalla sua storia. Grazie mille per aver guardato questo video. Spero davvero che vi sia piaciuto e che abbiate trovato le informazioni interessanti. Se vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un bel mi piace qui sotto, così so che apprezzate questo tipo di contenuti. Il vostro supporto è fondamentale per me e mi motiva a continuare a creare video interessanti e informativi. E ora, voglio sapere cosa ne pensate voi. Lasciate un commento qui sotto e ditemi cosa vi ha colpito di più di questa storia, se anche voi avete provato preoccupazione per Neslihan. E cosa ne pensate del suo modo di affrontare le difficoltà? Sono curiosissimo di leggere le vostre opinioni. Mi piace creare un dialogo con voi e conoscere i vostri punti di vista. E infine, ma non meno importante, vi ricordo di iscrivervi al canale se non lo avete ancora fatto. Cliccate sul pulsante iscriviti e attivate la campanellina per non perdervi nessuno dei miei prossimi video. Prometto che ci saranno tante altre curiosità, gossip, approfondimenti sul mondo delle serie TV turche e sui vostri attori preferiti. Ho in mente tanti progetti interessanti per il futuro e non vedo l'ora di condividerli con voi. Condividete questo video con i vostri amici, con i vostri contatti sui social media, con tutti quelli che amano Neslihan Atagul e che sono interessati a conoscere la verità sul suo malessere. Più siamo, meglio è. Insieme possiamo creare una community di appassionati di serie TV turche e condividere le nostre emozioni e le nostre opinioni. Grazie ancora per avermi seguito, vi mando un abbraccio virtuale e vi aspetto al prossimo video. Ciao a tutti!